Quindi abbiamo il piacere di avere con noi Lapo Binazzi, leader del gruppo UFO. Gli altri componenti del gruppo, per citarli e per raccontare un po' della storia, sono Carlo Bachi, Patrizia Cammeo, Riccardo Foresi, Vittorio Maschietto e inizialmente, anche per i primi 2 anni, Sandro Gioli. 1964 alla Biennale di Venezia, che presenta per la prima volta la pop art in Italia. Branzi ha accennato qualcosa. Il rapporto con Umberto Eco e quindi questa dimensione di esplorazione semiologica dei contenuti, e nel rapporto con la pop art la relazione tra le differenti scale, la possibilità di importare differenti linguaggi, l'ibridazione visiva è parte del vostro percorso. Nel 1969 avete disegnato un ristorante che è una sorta di scenografia nella quale si può cenare nella pancia di una balena o sedere al tavolo in una sorta di tavola rotonda medievale. Nel 70 avete immaginato una discoteca ispirata delle storie della Disney. Nel 1973 avete immaginato delle azioni dimostrative per liberare il territorio, riimmaginando il Giro d'Italia come metafora attraverso confini privati, attraversando strade, entrando dentro serre e sorpassando le autostrade. Avete disegnato delle lampade che reinterpretano semiologicamente in una sorta di chiave pseudofunzionale i loghi delle case cinematografiche delle major americane. Però avete fatto anche un lavoro sulla casa, le case ANAS. Ci puoi parlare di questo progetto, Lapo? Sì, dunque funziona? Sì. Dunque risale l'intuizione a un viaggio a cui siamo stati invitati nel 69 al Carnevale degli Artisti a Rieti, in cui dovevamo fare un intervento ricostruendo un acquedotto romano gonfiabile che sostituisse quello esistente, in una specie di parodia del restauro cosiddetto sostitutivo e non conservativo. Per fare questo affittammo un pullman di 60 posti, 64 posti o così, e ci trovammo a un certo punto a un passaggio a livello chiuso. Io ero al finestrino, improvvisamente mi volto e vedo proprio accanto una casa ANAS restaurata recentemente. Tutto questo... Ci puoi spiegare che cosa sono le case ANAS, per chi non certo. conoscesse il territorio Sono italiano? delle case cantoniere che contengono o i materiali, quelle piccole, e gli strumenti, gli attrezzi necessari per mantenere le strade, e quelle più grandi anche ospitano i cantonieri stessi e le loro famiglie. E sono tutte rosse, giusto? E sono rosse, pompeiane, la porta verde generalmente, il cornicione sopra bianco. Quindi sono delle case che simbolizzano in un certo modo l'architettura italiana, almeno ai miei occhi, ai nostri occhi di UFO. Ecco, da questa porta, da questa metafora ci siamo spinti oltre per una catalogazione che, a differenza degli altri episodi citati da Francesco, che erano ispirati più a una tematica pop, abbiamo adottato una catalogazione che era una catalogazione concettuale. Quindi in un certo senso abbiamo concettualizzato le case ANAS e attraverso il meccanismo delle associazioni di idee le abbiamo fatte diventare, anche a seconda del loro aspetto, come lo vedevamo noi, che le fotografavamo di fronte e di tre quarti, in genere con una meccanica molto precisa, le abbiamo fatte diventare ville, hotel, rifugi
oppure... Sì, le avete fotografate veramente come succede, no, sul modello dell'arte concettuale, Sì, no? sì, però E ne avete fatto un catalogo, un un vero e catalogo, proprio sì. catalogo, e Una contemporaneamente, catalogazione. esatto, una sorta di atlante, diciamo, della normalità o Certo. di questa tipologia banale distribuita sul territorio italiano. Quindi sostanzialmente poi era stata da parte vostra in realtà una forte critica nei confronti dell'idea di un'architettura italiana fondata su uno standard, su una tipologia di questo tipo? Mi chiedo. Eh, sì, più che altro la Casa Anas rappresentava per noi una sorta di metafora concettuale, quindi un punto di riferimento, un simbolo. Cosa c'è di più italiano di una casa che porta su di sé i tre colori della bandiera italiana, e queste sono sparse per tutto il territorio. E avete fatto anche delle case ANAS gonfiabili? Abbiamo fatto anche nel 69 appunto delle case, una casa ANAS gonfiabile alta 6 metri, 4x4, in cui ci si poteva anche un po' entrare e vivere delle esperienze piuttosto uniche, piuttosto particolari. Per esempio io mi sentivo nobile al Polo Nord. Ecco. Sotto la tenda rossa, perché all'interno ovviamente c'era un'atmosfera rossa. Nobile nel senso Sì, dell'esploratore, nobile ovviamente. nel senso dell'esploratore. Non è stata l'unica volta che avete utilizzato la plastica nel vostro lavoro? No, sono stati gli inizi con la scoperta del polietilene, questo materiale fatto per i sacchetti della spazzatura, che allora era un materiale nuovo, come per esempio poi nelle parti del design e dell'arredamento utilizzavamo molto spesso anche il poliuretano, ma questa è una caratteristica comune anche agli altri gruppi, come gli archizoom, per esempio, con il divano superonda che c'è qui in mostra, e quindi insomma ecco, anche il poliuretano era un materiale nuovo. Però stranamente questi materiali nuovi invece di portare sono stati molto diffusi, perché oggi si usano ovviamente dappertutto, nelle imbottiture, nelle cose eccetera, però sono usati più come risultato di una forza lavoro funzionale, funzionalista, che li stratifica in varie densità, eccetera, ma non sono mai stati usati direttamente come li usavamo noi. Con la plastica però voi avete anche, diciamo, lavorato nella progettazione di alcune strutture gonfiabili che hanno giocato un ruolo importante nel, diciamo, indirizzare il vostro lavoro dal punto di vista politico, e sono state parte, come dire, di momenti cruciali proprio della vita politica di quegli anni in Italia, alla fine degli anni 60, della contestazione. Certo, avevamo un laboratorio di oggetti gonfiabili nella facoltà di architettura, occupata nel 68, e a gennaio del 68 immediatamente usciamo con questi primi oggetti. Il primo era un tubo lungo 300 metri di 65 centimetri di diametro, su cui si poteva leggere scritte come "potele agli studenti", imitando la pronuncia cinese, oppure una spaghettata di 100 metri di uno spaghetto di 10 centimetri di diametro, che veniva proposta direttamente all'uscita della messa domenicale. Ecco, perché sul sagrato della chiesa questa spaghettata prendeva un enorme spazio, un enorme peso visivo, e noi pensavamo che all'uscita della messa domenicale nei pensieri delle persone ci fosse soprattutto andare a casa e mangiare gli spaghetti. E uno di questi gonfiabili poi ovviamente giocava, abbiamo
di nuovo citato Sì. all'inizio il problema della relazione, Certo, quindi il per cambio di scala ritornare. e la cultura pop sembrava, come dire, giocava nell'ambiguità di Sì, essere... il più grosso di questi oggetti è stato una S da supermarket, alta 6 metri e larga 8 e 2 metri di diametro. Questo simbolo del consumismo, contro cui noi ovviamente ci scagliavamo, veniva utilizzato effigiandolo di varie cose, tipo, non so, un manifesto quadruplicato di Rudi Dutschke, il leader del movimento studentesco tedesco, su una parte. In un'altra c'era delle statements che erano tratti unendo insieme i linguaggi della politica e il linguaggio dell'informazione, oppure il linguaggio della politica e i simboli dell'advertising pubblicitario. Quindi si poteva leggere, per esempio, nel primo caso, Viva il mago Zurlin Piao, dove c'era il programma del mago Zurlì, un programma molto seguito dai bambini alla televisione, e Lin Piao, che era il leader della rivoluzione culturale cinese. No? Alcuni di questi gonfiabili poi sono stati, come dire, portati in corteo dagli studenti durante la contestazione. Poi c'è anche un video che però non c'è qui in mostra, ma che è stato molto diffuso, dove questo enorme oggetto viene portato come nelle feste urbane del Cinquecento, quelle organizzate da Buontalenti, tanto per intendersi, e quindi veniva portato sulla testa degli studenti che facevano l'occupazione della facoltà e che invece veniva usato come simbolo di contestazione del potere. Tant'è vero che poi noi l'abbiamo demandato, l'abbiamo affidato agli studenti e ci siamo ritirati dopo che avevamo fatto la costruzione come un happening UFO. Poi questo oggetto veniva slegato, diventava un tubo di 2 metri per 24 che è servito anche a sbarrare l'azione della polizia. Quindi mi ricordo appunto che da una parte c'era la polizia, dall'altra c'erano gli studenti nella strada che era all'ingresso della facoltà di architettura in via Micheli. Ecco. Grazie.